Ok, vediamo un pochino il volume qua. Alziamo anche, mettiamo il volume qui. Ok, un secondo che devo controllare tutto quanto. Vediamo. Oh, ciao Phil! I honestly don't know. Vediamo. I think they're probably just excited for the show itself. Ok, tutto a The posto attitude spero, that I've no? kind Vediamo un of attimo ancora gotten meglio. from them is like, Oh, ciao Todd, no anche a te! expectations, just excited to see what they're excited Ok. to show us. Ok, va bene. Signore e signori, non solo, buonasera, ci siamo. L'evento Xbox e Bethesda sta arrivando. Mancano soltanto 7 minuti. E il trailer di Starfield è già leakato. Non sto scherzando. Pochi minuti fa il Washington Post, per motivi non specificati, ha deciso di sua spontanea volontà di pubblicare il trailer di Starfield. Tra l'altro, questa volta non vi faccio la gag che metto lo sfondo di Starfield, anche perché è successo poco fa, non ho avuto il tempo di prepararmi. Comunque sì, a parte Starfield che comunque era molto umoreggiato, visto anche lo sfondo, l'artwork che ha utilizzato Microsoft per pubblicizzare l'evento, che includeva anche pezzettini di Starfield, di quello che si è visto un po' di tempo fa. Che altro abbiamo per l'evento Xbox e Bethesda? In realtà sappiamo un bel po', perché ho proprio qua la lista, questa l'ho fatta apposta, lista qui, lista qua, lista qua. Allora abbiamo Halo Infinite, grazie al chat. Abbiamo anche Forza Horizon 5, abbiamo Starfield, grazie al chat. Poi dovremmo avere anche Omen, che è il nome in codice del progetto di Arcane Austin, quella texana. Sì, mentre Arcane Lione sta facendo sempre Deathloop. Poi ancora, parlando di titoli che invece saranno presenti all'evento, che avranno una presenza comunque, non annunci nuovi. Ecco, Psychonauts 2 ad esempio, visto che lo fanno vedere qua nel commento. Poi ancora, Party Animals, che è un titolo ovviamente party game con protagonisti animali, che hanno anche postato un tweet mostrando la console Xbox Series X, quindi se non sbaglio solamente PC, quindi arriverà anche su Xbox Series X, suppongo tramite il Game Pass. Poi ancora, Far Cry 6, Battlefield 2042, poi proprio di 3 minuti fa direi addirittura, la presenza di Eiyuden Chronicles, il titolo dei creatori di Suikoden, il titolo che ha visto il Kickstarter con anche per PS5, per tutte le console, inclusa o Switch o la futura console Nintendo, perché sì. Poi avremo anche Microsoft Flying Simulator, che aveva già dei listini con i rating da parte dell'SRB o del PEGI, non ricordo. Però comunque sia vuol dire che potrebbe anche essere lanciato proprio qua, alle 3, Shadow Drop. Poi rumoreggiato grazie a Practical Brush, scusate, The Outer Worlds 2, soprattutto che è uscito non da troppo tempo il primo, che viene ancora supportato, che deve ancora vedere il supporto totale su Switch per il secondo, se non sbaglio. Poi avremo anche titoli per il Game Pass, a quanto pare molto rumoreggiati. Back 4 Blood, quel titolo, lo shooter cooperativo di Warner Brothers con sviluppato da team di Left 4 Dead, tra l'altro Back 4 Blood, ci si gioca sopra. Poi anche Yakuza Like a Dragon, a quanto pare. Poi anche altri titoli Bethesda, se non sbaglio Doom di Evil Within, il primo Doom 2016 e poi di Evil Within anche in arrivo sul Game Pass. Non avremo di sicuro Avowed, il titolo di Obsidian. Non avremo a quanto pare Perfect Dark. Non avremo Everwild, se non sbaglio il titolo Rare, quello chissà quando lo vedremo prima o poi. Poi ancora non avremo forse Hellblade 2, perché in effetti Practical Brush nel suo listone enorme di previsioni abbiamo messo anche Hellblade 2. Secondo Jeff Grapp potrebbe essere un video del making of con queste dietro le quinte, dopo però l'evento a Xbox. Pensate che annunceranno un Phil Spencer 2? Ne abbiamo già uno grande quanto una casa. Quindi tra 4 minuti iniziamo. Tra l'altro qua ho messo su Twitch, ho detto ringrazio Xbox da parte di tutti gli streamer, anche se sono niente io, perché Xbox a quanto pare ha acquistato i diritti di tutte le musiche che utilizzeranno durante la conferenza, perciò non ci sono problemi in questo caso di copyright che potrebbero fare dare problemi. Ieri in effetti con Ubisoft ho lasciato un pochino la canzone e là non so, spero che
mi secchino, che non mi diano problemi, per favore. Twitch, prego. Grazie. Ora, dopo questo poi ci sarà una pausa, metterò anche la schermata Binet Back perché comunque vado anche a cenare. E poi c'è la conferenza, c'è lo Square Enix Presents. Io però, comunicazione di servizio, non penso che riuscirò a vederlo tutto, forse non riuscirò neanche a vederlo affatto, perché questa sera esco con amici, è una... Ok, niente, perché essenzialmente io esco con amici, è una cosa che è stata improvvisata, che c'è un mio amico che è sceso qua a Taranto e non posso effettivamente mancare questa volta, che non ci vediamo essenzialmente mai. Ha fatto la sorpresa. Però, allora, per Xbox tranquilli, nessun problema, a meno di sorprese, però non dovrebbero esserci problemi. Square, probabile che al massimo riusciamo a nella visione più ottimistica riusciamo a vedere un quarto d'ora e poi devo proprio staccare, proprio stacco completamente. Mica vi lascio poi a vedere la conferenza senza nessuno che commenti. Sì, non posso. Poi andrebbe fino a per ore e ore, lasciamo stare. E vabbè, mancano 2 minuti, quindi come ho detto sappiamo un bel po' in effetti della... Ah, giusto, un altro titolo che dovrebbe essere qua. Dovrebbe essere un altro titolo che ha linkato con le sue previsioni, praticamente a braccio, ovvero A Plague Tale Requiem. Tra l'altro, perché dico qui? Perché c'era un post sulla Twitter di uno informato a riguardo che ha detto che sarebbe stato annunciato qua, all'evento Xbox, con anche disponibilità al day one su Game Pass, che sarà disponibile anche su PlayStation e Switch tramite il cloud. Quindi se è confermato, tra l'altro già il nuovo figlio, lo so che sono filmati di qualche tempo fa, però va bene. Quindi vediamo comunque in generale. Il fatto è che ci saranno delle sorprese, però in effetti sappiamo un bel po' veramente della conferenza Microsoft e Bethesda. Però vediamo, a parte Starfield che si è visto, vabbè, il trailer, c'è anche la data. Non la dico per adesso, però piccolo cenno, Jason Schreier aveva ragione. Jason Schreier aveva detto che sarebbe 2021, inizio 2022. Non fatemi ridere. E aveva ragione, però lo si vedrà poi, non ve lo anticipo adesso, lo vedrete poi durante l'evento, che inizia tra 1 minuto. Ecco appunto, sbrigatevi, 1 minuto. I'm just happy for whatever they decide to show. You know, the pandemic was Questa really è hard on myself. I'm pretty sure we were all in the same one. Non ha tutti i torti, comunque purtroppo siamo sempre alla pandemia. Anzi, c'è da dire che i titoli usciti l'anno scorso sono stati sviluppati principalmente senza effetto della pandemia, quindi erano nella parte finale. Che è questo effetto? Era nella parte finale dello sviluppo. Invece i titoli che vengono mostrati quest'anno, comunque sia che devono ancora uscire, hanno subito un bel po', potenzialmente hanno subito un bel po' effetti della pandemia per quanto riguarda lavoro in remoto, rallentamenti, quindi c'è anche questo da considerare. Però vediamo, però comunque sulla carta Xbox e Bethesda hanno un buon show di base, cioè comunque se ci sono cose belle da vedere, poi comunque bisogna vedere Halo Infinite come adesso. Halo Infinite che lo scorso anno aveva grossi problemi, poi l'hanno rimandato di un anno apposta, vedendo i vari post del blog, i miglioramenti ci sono e come. E bisogna vedere, beh, esce quest'anno. A meno che non ci sia un disastro, esce quest'anno. Fine di quest'anno, senza problemi. E3 Time Pog, madonna santi Pog. A questo punto ragazzi sono le 7, cioè io ho messo anche su Twitch apposta in modo tale da avere a parte il fatto che era consigliato da Xbox apposta per non avere problemi di copyright, ma comunque anche per avere subito. Oh raga, le 7 ragazzi, tra l'altro durerà un'ora e mezza l'evento. Avranno un fuso orario diverso, non lo so. Guarda, no, tecnicamente hai Starfield comunque. The Elder Scrolls 6 è un po' presto. Lo so che se non me l'ho fatto vedere anche il teaser tempo fa, ma è presto per quello, molto presto. 2023 se va bene, proprio benissimo. Ok, ci siamo. Ci siamo. Sì, però ragazzi, rispettate i tempi, sono 19:01. Non va bene. Ok, tra 1 minuto. Ok. Benvenuto Nothing78, grazie per l'apprezzamento. Così. Vorrei capire però perché sulla chat di Twitch su mobile, perché sono anche portato a controllare che tutto sia a posto, la emoji di Nothing78 appare in modo diverso. Non capisco, vabbè, fa niente. È importante vederla qua sulla schermata della diretta, va? Strano però. Perché questo problema di compatibilità?
Cioè siamo... Mi domando, inizieranno con Halo a questo punto? A tal proposito, non ricordo se le due sezioni saranno separate, ovvero parte Xbox e parte Bethesda, oppure mischieranno durante l'evento. Non mi ricordo, perché se non sbaglio all'inizio dovevano essere parti proprio separate, cioè proprio conferenza Xbox, poi pausa di un minuto, magari qualcosa, e conferenza Bethesda. Ok, tutti i rating di questo mondo, anche quello di Marte. Gesemo. Meno male che c'è la schermata grigia, mi ha fatto temere un attimo. Vabbè, era da parte loro, però. Xbox. Bethesda. Sì, si rivede la storia, ovviamente. Fanno vedere anche The Rock, perché c'era anche The Rock all'evento iniziale della prima Xbox. Vabbè. X. Qualcuno si ricorda l'evento di MTV per Xbox 360? Qui ho visto qualche cosa, c'era anche... non mi ricordo come sta venendo il nome adesso, però... Era un evento un po' strano, vabbè, comunque sia un po' del riflesso dei tempi. L'ho visto qualche tempo fa, anzi un bel po' di tempo fa l'ho visto. Xbox 2021 Games Showcase. Va bene, quindi proprio... vediamo un pochino come lo organizzano. Allo? Ma basta con il grigio! 20 years. Oddio, iniziamo con Todd? E con Todd sì! E adesso vi venderò Skyrim anche su Xbox Series XS. E anche in cloud. Oddio, in effetti... Skyrim è già sul Game Pass oppure no? Vabbè, celebrare quello che i giochi significano per noi. Anche ancora di più. Thank you for the support you give us and one another. Xbox is turning 20. Okay. And I wouldn't be here if it wasn't for the friendships we've had that whole time. Beh, in effetti è vero che Xbox e Bethesda sono da anni comunque abbastanza vicini, però poi è successa l'acquisizione. Through art and technology, there's real magic when you step into a new world and can make it your own. Quando entri in un nuovo We've traveled the worlds of Elder Scrolls, of Fallout. Ma mi sa tanto che si inizia proprio con Starfield allora. Ecco. In over 25 years, we're creating a new universe. Ok, Starfield. Starfield. Ecco perché allora ho dedicato il Washington Post. Perché sarebbe stata la prima cosa. Che vuoi tu? Che vuoi Twitch qua? No, non vado a votare. No, 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 no. That we have the hardware, the technology and the team who's hard at work at home to make that dream a reality. E qua ovviamente è specificato che sta lavorando duramente a casa per sviluppare Starfield. Oh, bene che subito che... Sì, però cazzarola il grigio, ragazzi. Strano che ci sia questo problema di editing. Vorrei capire, è un problema di Xbox di quando hanno montato l'evento oppure un problema di Twitch durante la trasmissione? Vabbè, questo è il teaser trailer, sì, in effetti teaser, che hanno mostrato che il Washington Post ha pubblicato in anticipo. Questo qua, 25 anni per una nuova IP. È un evento. Sembra un po' una perculata così, però è un evento. Cioè è anche una perculata, però anche un evento. Da quello che ho letto non aspettatevi gameplay, Anche se in effetti ho visto anche tipo che c'erano degli artwork pure per Starfield. Sempre il Washington Post, ovviamente, no? You're part of Constellation now. Devo postare family. un secondo. What you found, it's the key to unlocking everything. We reach your constellation. This is all we've been working towards. Jonathan route looks good. We've come to the beginning of humanity's final journey. Ci sono. Prepare for departure. Graviton loop array full. Check. Your space lane is clear. That's why we're here. Siamo qui per fare l'IP dopo 25 anni. To discover what's out there. Good luck, Constellation. Perché c'è là fuori. You are Perché la verità è là fuori. Sì, Starfield ha già una data, ma non esce quest'anno. Non esce all'inizio del 2022, ma esce. Adesso, ma tanto c'era già lì. Ah! È la parte non completa allora, perché poi c'è anche, comunque ovviamente Game Pass,
Eccolo qui. Esclusive Xbox, per essere straprecisi a riguardo, 11 novembre 2022. Quindi in realtà è la stessa data di Skyrim, per 11 anni dopo. Vanno con la data d'effetto. One of the most anticipated games in the world from Todd Howard and the team at Bethesda Game Studios. Quindi sa che mixano, groundbreaking avremo game. parti Bethesda e And parti yes, Xbox it's durante... exclusive. Oh mio Dio, andiamo a vedere. Welcome to the Pog Xbox Champs. and Bethesda Game Vabbè, niente, Showcase. basta così. Starfield I l'abbiamo am mostrato. so excited and proud to be Però, here today, mi domando se finiranno allora con Halo. games. Because Oppure although se it's been ci an sarà una incredibly bombetta tough di cui year, non siamo ancora a I am conoscenza. grateful that games have been such an important source of joy and connection. Beh, in effetti lo sono stato, We are è vero. committed L'industria to forging the next è era of gaming. esplosa con Conjuring quest'IA che ha worlds visto una grande never crescita l'anno before scorso possible. grazie alla pandemia. Unlocking play across all Non è una devices falsità. and delivering the power of games to everyone. And now we get to share that quest with Bethesda. Not just as partners, but as one Guarda team. qua che united line-up in bringing di the very IP best e games di robe to che more poi people everywhere. qua tutti i team che ha So Xbox, today, purtroppo tra we get l'altro to si rumoreggia reveal anche che ne more aggiungeranno what's to altri come. di team. We have an Non amazing publisher show. però almeno, 30 però titles, team anche grossi. 27 in Xbox Si sono Game fatti i nomi Pass. negli ultimi And of giorni course, abbastanza importanti. every single console title you'll see today is optimized for Xbox Series Tutti i X titoli per and console S, che vedremo oggi offering sono stati next-gen ottimizzati per performance, Xbox Series X speed ed and S. features. Ok. We get to work with the Madonna best santa, studios l'icono lì on del Earth. live train credo che sia. Next Del live train di is Twitch. something truly riveting. The Ok. latest entry in the haunting and evocative franchise created by GSC Game World, Stalker Oh, 2. giusto, è Coming vero, first Stalker, to anche questo erano i nomi Xbox fatti Series da consoles Practical Brush, è and vero. PC. Questo tra l'altro che dovrebbe This essere esclusiva will Xbox be a true temporanea next-gen su experience, console, PC ovviamente. targeting 4K resolution and ray tracing. Let's Ok, take a su look at Xbox what you'll che get to avrà play anche when it che launches ha il next target year. del 4K e del ray tracing. Madonna, questa cosa qua. Appunto, esclusiva console al lancio. Premium purchase. No, ho ancora la conferenza Bethesda in mano. Sì, Bethesda, volevo dire Devolver in testa. Sì, è bravo con la chitarra. Ну, чё там? Bravo. Готово. No, chi se n'è Ну и andato? пошли они нахрен. Спасибо тебе. Ты многим Ma tanto sono là. сталкерам Non жизнь so chi siano. спас. Ah, gli Stalker. Ah no, loro sono i Stalker. Sì, non ho mai giocato prima. Давай, малюй картину маслом. Ok. Gameplay! Buono! Perché non è sempre certo che ci sia del gameplay, E vai le sparatorie, Vai di granata anche. Aspetta, la granata. Ok, pensavo che fosse ritornata indietro per un secondo. Ho visto una cosa sopra. Pensavo che fosse la granata che per sbaglio fosse andata. Ну, не знаю. lui Между non sa. аномалией и маслиной я уже лучше пулю выберу. Ah, quindi meglio la pallottola dell'anomalia. Oh cavolo, in effetti se... Aspetta. Ah! Ha fatto uno spin e poi esplode. Va bene. Ah, quindi tanta anomalia qua, No. Quella è per vedere radiazioni o qualcosa del genere. Livello per adesso non troppo alto. Ah, e... Oh. Che ce l'ha? Ah, lasciamo stare, va bene. Вот ты говоришь, Cos'è? Uno slime? Dragon я прям Quest. вижу красоту эту. Не первый год в зоне, вроде Lui conosce la примелькалась zona. уже, а Che dobbiamo каждый abituare? день удивляет. Зона надоесть не может. No, comunque, tra l'altro 60 frame. Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. Questo chi è? Per le armi? L'armaiolo? Tra l'altro c'è un canestro a sinistra, perché sì. Oh, aspetta, Узнаешь musica. мотив? Il tema. Con quale grazia, però occhio che le travi cadono, Occhio! Le ho viste già male. Вот это культура! А ты одно и un то uomo же di по cultura. кругу лобаешь. Сам же просишь. You truly are a man of Училище, culture. если что. О, E meno male che non è caduto dalle travi. прошу прощения. Может, вам к ученым? Comunque sono Профессура. di Stalker 2, non pensavo.
Они вам лабораторию найдут. È un gioco di cui hanno il gameplay, ecco perché. Oddio, anche senza possono farlo. Abbiamo visto ieri Ubisoft con Extraction che all'inizio era niente gameplay, poi interviste, poi il gameplay ci sono di su 15, quindi. Eccola. Bravo però, Interpretazione non male, diciamo. Чего-чего, а дружбы в зоне Non c'è amicizia nella я zona. точно не встречал. Spietato. Это верно. Quindi. Он мучился. Нет. Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Ci ha provato però. Она не comunque могла dovuto быть sparare свободна, un po' пока он gli altri. жил. Зато теперь Посмотри на нее. нет, Скиф. No, Я не schifo. отдам ее никому. Ma lei chi Зона sarebbe? дала мне жизнь. Ah, la zona. Новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Io vivo per la zona Я adesso. буду защищать La ее. proteggerò. Всегда. Sempre. Ok. Da tutto e da tutti, perché ricordiamoci che non c'è amicizia nella zona. Oh mamma. Anomalia. Grande anomalia. Tanta anomalia. Похоже, пора. И куда ты теперь? Ok. В Припять. Нужно с ним поговорить. Oh. Удачной охоты, сталкер. Ok. Stalker 2. Il cuore di Chernobyl. Cavolo. Cavolo. Ah, data! Pensavo soltanto 2022. Abbiamo una data, 28 aprile. Giocalo al Day One con Xbox Game Pass. Oh, due giochi, due date. Non per dire. Oddio, non mi dite che vediamo anche... Aspetta, che cos'è? Non credo che sia Stalker 2. Ma non credo neanche... Ah, Back 4 Blood, Back 4 Blood. Sì, 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 eccoli qua infatti. Perché una volta c'era Left 4 Dead, adesso Back 4 Blood. E qua non c'era... Eccolo qua per l'appunto. E qua non c'erano il fatto che anche questo titolo arriva sul Game Pass al Day One. Questo è un titolo di un certo tipo, dovrebbe essere un titolo importante per Warner Brothers, quindi averlo al Day One sul Game Pass fa vedere certe relazioni di un certo tipo tra Microsoft e certe terze parti. Cioè, proprio tra l'altro il titolo adatto, nel senso che è un titolo multiplayer, quindi che ha bisogno di una base installata molto alta dall'inizio per catturare i giocatori, cioè una cosa che si alimenta da sola, tra l'altro madonna santa quanti, che si autoalimenta, ovvero più giocatori ci sono, più gente ci vuole giocare, quindi aumentano tutto quanto, altra gente vuole giocarci, quindi ecco qua. Tra l'altro il crossplay? No, non credo, quindi ancora di più, almeno per l'utenza Xbox. Madonna. Non ridere così però. Unisciti per partite in coppia con 4 giocatori. Abbiamo anche la modalità Swarm Mode. Giocatore contro giocatore, umano contro zombie. E soprattutto zombie contro zombie. No, non posso. Pure sì. No. Deluso, no scherzo. Peraltro ditemi se tutto va bene come audio, perché ho controllato prima dovrebbe andare, però non si sa mai. Madonna santa. 12 ottobre. Ed eccolo qua, Game Pass. E adesso diranno al Day One, appunto, gioca al Day One con Xbox Game Pass. Bel colpino questo per il Game Pass. Anzi, colpo, niente colpino. Oh, Xbox Game Studios Presents. Esclusiva console. No, tra l'altro comunque bel ritmo. Cioè, adesso sì. Perché abbiamo avuto un po' tanto su Stalker, però. Non so cos'è. Ma è Dontnod del sequel di... non mi ricordo adesso il nome. Avalanche! Oh, ma buonasera Avalanche! Quelli di Just Cause credo, no? Ok, questo non si... no, questo non c'era, non si sapeva proprio. Questo è nuovo. Cioè, non rumoreggiato. Tra l'altro...
è Avalanche svedese, non quello di Just Cause, perché c'è anche l'Avalanche altra. Però se lei i rumor di acquisizioni guardavano anche Avalanche, poi anche Io Interactive e Crytek. Poi i nomi che si sono aggiunti sono stati Rocksteady e NetherRealm, però i principali, quelli che sono stati di cui si è discusso prima, erano Avalanche, Crytek e Io Interactive. Quindi co-op. Abbiamo un meccanico che sta segando, credo, proprio con la sega per scrostare un madonna santa quanto sforzo. Ah, contrabbando, questo senza data, cioè senza periodo comunque. Vabbè, teaser così, per far capire che esiste. Vabbè, uno dopo l'altro adesso, è il momento follia della conferenza. Sea of Thieves! Oh, giusto. Vabbè, abbiamo Rare alla conferenza, ragazzi. E non credo per altro. Contrabbando è completamente nuovo comunque. Anzi, aggiungerei che non è stato rumoreggiato per niente. Cioè, tra i rumor abbiamo anche, sempre a proposito di acquisizioni, di quelli che potrebbero essere acquisiti, il progetto con i draghi di Io Interactive. Però questo Contraband no, non mi pare proprio. Quindi hanno un progetto anche con quanti. Rise 2 forse. Vabbè, pensiamo a Sea of Thieves. Now to save the pirate life. La vita. You must start by saving the life of one. Ehi, bello? Vieni qua, bello? No, niente? Non ci riesce. Didn't realize we had company. Captain Jack Sparrow. No, ma. But I suspect you already knew that. Avengers Infinity War è il più grande crossover della storia. Sea of Thieves. Ecco. Ok. Wow. Colpone. The sea holds many secrets. Beh, ha senso comunque, visto il gioco ha tanto senso, però. All I can do is show you the way. From what I hear of the so-called sea Tra l'altro ci sta anche thieves, bene con lo stile. it's nothing but cursed crews, bloodthirsty mermaids, a legion Dio of le dead, sirene. angry pirates. Oh yes, Fantasmi? and now one Davy Jones. Oh mamma. Appunto. Esattamente, perché non bastava già quello che c'è in Sea of Thieves, bisogna anche avere i Pirati dei Caraibi. A world without the attack our best. Oh mamma. Is a world that refuses to face the truth. Nothing lasts forever. Destroy that! I don't suppose, by chance, there's a second one of those? Oh mamma. Sembra epico. The Sea of Thieves, eh? Sì. Bring me that horizon. Bello dire il titolo così, no? Lo sai Ellie, noi siamo The Last of Us. Vabbè, Sea of Thieves, la vita di un pirata, giustamente. Una nuova storia epica originale. Gratis il 22 giugno. Tra 9 giorni. Disponibile adesso su Xbox Game Pass. Tutta. Ah, eccolo qua. Yakuza Like a Dragon. Eccolo qui. Lo annunciano qua. Incluso anche Yakuza, cioè. Hey, how's it going? Yakuza Like a Dragon. Let's do this. Ah, quindi Shadow pure. Wow. Reputation is everything. If a Yakuza shows weakness, allora, quindi un secondo che devo spuntare qua. Starfield, Back of Blood, Yakuza Like a Dragon. Poi Sea of Thieves non ce l'avevo. Stalker non ce l'avevo, però ci sono altri. Madonna. What the? Happy birthday! La torta più potente del mondo. Ah! Giustamente. Quanto sembra folle comunque. L'avevo già visto dal titolo, però quanto sembra folle Yakuza Like a Dragon. Poi gameplay pre-alpha. Ah, Battlefield.
Sì, perché in effetti il teaser, il trailer che hanno mostrato il 9 era solamente computer grafica. Questo è gameplay, ce l'abbiamo. E la madonna. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, Battlefield 2042 esce su current e vabbè su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Però sulle vecchie console ha le mappe modificate con 64 giocatori, mentre sulle console attuali e su PC fino a 128, quelle diciamo originali. Ammazza il macello. Queste sono Xbox Series X per forza di cose. Grappling hook, tutto deve avere il grappino. Bravo! Vediamo anche questo. Oh madonna santa, c'è una tempesta in arrivo. Riusciamo a volarci sopra? Sì. Sì, tra l'altro portiamo anche un carro armato così tanto perché ci serve? Donna. Io mi do, vabbè. No, più che altro il fatto è che sembra esserci tanta di quella roba schermo qua. È un delirio. Poi con tutto il fatto, io mi ricordo che già Battlefield 4 aveva. Ho provato la demo su PS3, ricordo all'epoca. E tra l'altro, versione sempre all gen. Che aveva tutte le modificazioni del terreno, degli edifici. Mi sa tanto che qua crolla qualcosa. Ecco, ecco. Oi 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 oi. No, entriamo, però si è schiantato anche l'elicottero. Ok, con calma. E poi ritorniamo all'inferno. All'inferno! Madonna santa, anche il tornado. Che sta fa? Ok, efficace, però sei morto. Cioè, va bene, ti sei dato la causa. E giustamente, perché non sparare quando stai andando su una corda? Bazooka? No. Ah, paracadute? Paracadute? Ah, tutta da scoiattolo volante, ok. Sì, però con calma, fai attenzione, E infatti perché c'è il tornado. Però sta sparando 5.000 colpi. Oh mamma santa. E dovrebbe. Questo è pre-alpha tra l'altro, Entra nella nuova era. Guerra a tutto campo. Combatti su un campo di battaglia che cambia sempre. Abbiamo anche i razzi che partono. Sperando che non esplodano là. Botto. Bravi. Tanto effetto comunque, Tanto effetto. Questo non è il day one sul Game Pass. Si è remoreggiato a riguardo però. Comunque veramente tutto esclusiva al lancio della console. Tutto quanto Annapurna. Ok, questo. Mi sa questo dovrebbe essere 12 minutes. Sì, lo è. Ascoltiamo. Oh mamma. Sì, thriller interattivo riguardo un uomo intrappolato in un loop temporale. Il giorno della marmotta per Honor. Ed esce il 19 agosto. Non il 12 dicembre del 2021. Potevano fare il giochetto per il 12, però. Anche questo sul Game Pass. Poi. Sì, comunque non c'è pausa. C'è stato Stalker, però adesso non c'è più pausa. Psychonauts, giusto. Adesso che ci penso, mostreranno anche il logo, vabbè, la scritta PlayStation 4, perché questo arriva anche su PlayStation 4, perché rispettano le scadenze, rispettano le volontà originarie della campagna di Kickstarter, di Fig, anzi. E qui annunciano anche l'uscita che dovrebbe essere il 27 agosto. Double Fine mi sa che ha fatto un grande lavoro con Psychonauts 2. Sta mostrando molto, molto bene. Benissimo, anzi. Guardalo quanto è colorato, quanto è stiloso, fatto. No, tra l'altro, vabbè, l'originale già lo era, però qui vedo una visione realizzata ancora meglio. Salve. Acrobazia del pensiero. This is a mission about the fate of the world. Beh. Can you do that? Yes. Poca pressione, caro. Find some bacon. Come? Going to ignore that last part. La ignoriamo tutti, tranquillo. Fai bene.
A 25. Ho sbagliato. Ok, non mostrano il logo, non scrivono PS4. Va bene, vabbè, ci sta. Oh, si torna a Bethesda. Ok, un attimo di pausa, che c'è sta? Va benissimo così? Ah, quindi adesso la parte Bethesda tutta quanta. Ok, ok. Ah, giusto che c'è anche Fallout 76. Along with Bethesda Game Studios, all of our teams are continuing to work on the projects that have been in development since well before we joined the Xbox family. Vero? So rest assured, the games you've been expecting and hoping for are still in the works. And today, we're bringing 10 more titles to Game Pass. Ok, quindi 10 titoli di Bethesda sul Game Pass. Quindi adesso ne abbiamo 30. Guarda, la Madonna. Like the award-winning Doom Eternal. If you're looking for another reason to play it, Doom Eternal will be optimized for Xbox Series X and S on June 29th. Il 29 giugno ottimizzato per Xbox Series X. Core tracing. Doom Eternal. And on Series X, it will offer improved visuals at 60 FPS with ray tracing, a 4K questo è un gioco mode, spettacolare, and cioè, è spettacolare anche su Switch, per dirla. Con tutto di 30 frame e quant'altro, è spettacolare anche là. Figuriamoci su Xbox Series X con tutto quanto. Skyrim! Riusciamo a vendere Skyrim un'altra volta! Ah, giusto, allora Skyrim mi sa che è già sul Game Pass. Infatti mi sa che ho visto il logo. Or explore an ever-changing post-apocalyptic wasteland in Fallout 76. Ecco questo qui. Everything you love about Fallout games. Custom camp building, rich storylines, warring factions, unique characters, places to discover, you'll find it all here. In fact, Fallout 76 is now one of the most popular games on Game Pass thanks to an incredibly welcoming and collaborative community. Here's a look at what's coming next in Fallout 76. Fallout 76 che è stato fatto uscire nel peggior modo, in un modo abbastanza, come dire, non sano, nel senso che aveva tanti problemi al lancio, bug, ma proprio tanti. Ovviamente qua è uno di quei casi in cui il Game Pass aiuta comunque nella vita di un titolo che non avrebbe dovuto avere una vita così lunga. Cioè è uscito nel 2018, no, quando è che è uscito? 2018? Non vorrei dire una cavolata. Penso di sì. This proves more than anything the need for our justice. Vabbè, controlleremo poi. Forces, Shin. The most important thing is finding everyone that has gone missing and returning them home. Oh, abbiamo anche la mecha tutta. Mecha tutta tra l'altro con i colori dell'America, perché America fuck yeah. You are no paladin of the Brotherhood. I set this plan in motion, and I am the only one who can stop it. The Brotherhood of Steel must protect the future of Appalachia and of the world. The future. Your righteous crusade has gone too far. Niente, purtroppo devolvere sempre da mio While it may seem that we are fractured, I believe that we are now stronger than ever. This is a choice that can never be undone. Steel Rain, disponibile il 7 luglio. Gratis per tutti i giocatori di Fallout. Gioca adesso col Game Pass. Poi What the hell was that? Sempre Fallout o... Expedition Squad Delta, report, over. Oh. Squad Delta, what's going on out there? Che succede? Come on, this isn't funny. I know you can hear me. Questo che cos'è, scusate? No, sempre Fallout, che era sempre Fallout 76 o... Non una bella situazione comunque. Non è che... Ok... Benvenuti in pit, stato di indipendente... Aspetta... Ah, ok, sempre Fallout 76. E questo invece è contenuto per il 2022. Col Game Pass. The Wasteland isn't the only open world playground with an amazing community. The Elder Scrolls Online from ZeniMax Online Studio has now surpassed 18 million players and shows no signs of slowing down. Right now, our players are enjoying the new Blackwood chapter, part of the Gates of Oblivion year-long adventure. We've got a lot more to come in ESO, including the conclusion to this epic story later this fall
with ESO Deadlands. And with the release of ESO Console Enhanced this Tuesday, the game will deliver a true native experience optimized for the Series X and S. Giustamente. Grazie al cavolo che poi c'è il post, ragazzi, Beh, di Twitch Gaming. Un mondo virtuale in continua espansione. Migliaia di storie, milioni di giocatori. Purtroppo le Square Enix presenta quello che non so se non credo che riuscirò a vedere, mannaggia. Ottimizzazioni sempre per le nuove console, per Xbox Series X ed S, giustamente. Tra l'altro il fatto che anche questo sia sul Game Pass, madonna. Esclusiva. Quindi basta con Bethesda? Party Animals, credo. Party Animals. Quindi esclusiva console al lancio. E immagino anche Game Pass. Quindi pretendo di segnare. È lui. Segno. Ah, anche questo passando sulla fisica. Sì. Scegli il tuo combattente. Combattente peloso. Come si muovono? Sì. È come Human Fall Flat da questo punto di vista. Quindi movimenti strani perché è così. Cadi. Madonna santa. Un bel colpino, tanto per. E si prende anche il microfono perché sì. Madonna. Comunque sembrano tutti ubriachi. Perché vanno così. Sembrano veramente tutti ubriachi. No? No? No, no? Non come ieri, no? No? No, come ieri no, ti prego. Ok, un attimo che forse ci riprendiamo. Ok. Perché purtroppo ieri c'è stato un problema strano durante l'evento. Ok, stava andando comunque anche... almeno va bene. Ieri purtroppo durante l'evento Devolver c'è stato un problema. Nel 2022. Un problema strano, molto strano, che si è bloccato tutto. Quindi stream mio, stream di Twitch che stavo vedendo. Hades! Oh! Grande Hades! E finalmente arriva anche su altre console allora. Immagino che questo sia... Vediamo, Shadow Drop o... Tra l'altro Super Giant Games che... Super Giant? Vabbè, questo team se non sbaglio non è che sviluppi tanto per Xbox. Immagino che sia confermata anche la versione per PS4 e PS5. Cioè dopo la conferenza. Quanto è bello Hades. E ripeto quanto sono buoni i personaggi in generale, che di maschie, che di femmine, che di qualsiasi tipo. Ah, 13... Versione fisica, Super Giant. Versione fisica? Io non so quanto posso fare, però vabbè, 13 agosto comunque per Hades. E non però sul Game Pass. Ah. Jump Ship? Calè. Tra l'altro esclusiva console al lancio. Ah, deve essere il momento indie in effetti, perché è iniziato da Hades. Ah. Belli questi toni. Notte molto pacata, tranquilla. Quindi cos'è che arriva che sconvolge tutto? Una famigliola che si è addormentata tutta quanta sul... Oh. Oddio. Perché vedo degli indizi di macello in effetti? Perché qua c'è tutto un casino, il traffico è bloccato? Tutti. Ah, ecco, infatti, eccolo qua, ecco la parte strana. Bello. Lo stile è molto, molto bello. Ah, infatti, alieni. Alieni!
Oh mamma. Sembrava una cosa normale, invece. Abbiamo anche aiutanti. No! No! Aspetta, stanno ripetendo? Ah, tra l'altro tutto ah no, aspetta un attimo. Ok, non è ripetizione, è un momento strano della conferenza col grigio. Quindi tutto mentre quelli dormono? Somerville. Mi sa che questo era nel 2022. Mi sa che questo era nel listone di Practical Brush. This holiday marks Halo. the 20th anniversary of Xbox and the 20th anniversary adesso? of Halo. To our millions of passionate fans, thank you. Mi domando allora quale sarà la bomba finale. Our goal has always been to bring players together. And for the first time, we're thrilled to offer our entire multiplayer experience Giusto, free to play. all players across Xbox and PC with no barriers. Halo Infinite Multiplayer will be free to play and invite more of you than ever before to become a Spartan hero. I'm excited to be here with Joseph Staten, the creative director of Halo Infinite. Ho il sospetto che avremo From un helping segmento craft molto the lungo original su Halo Halo. Combat Evolved to leading the fan favorite Halo 3 ODST. Joseph is a Halo visionary. Ah, giusto, quello che è tornato a 343 Industries apposta per reindirizzare Halo Infinite, se non sbaglio. For us, and I hope many of you, Halo has always been about heroism and wonder, about fighting to keep humanity safe against impossible odds in a beautiful and mysterious sci-fi world. Perché non riesco ad aggiustare This qua? is just one part of the Zeta Halo ring, the largest, most wide-open environment we've ever built, and we can't wait for you to explore it. Perché non riesco a fare? Vabbè, dai, passiamo. Direi che è migliorato un bel po'. Si vedeva, ma è migliorato un bel po' rispetto all'originale dell'anno scorso. The heart of Halo is Spartan Vediamo, ma 117, l'alieno si vede sempre? Master Chief. Quell'alieno che è diventato In the il next protagonista chapter di of the Chief's story, 300.000 he'll meme. face his greatest challenge yet. But they're not alone in the fight. Oh, the main batteries are shut down. We're stuck out here. La tuta sbaglio un pochino più pompata rispetto al solito, oppure mi sbaglio io? La vedo più grossa. You have one bullet against an entire army. What can you do on your own? I told you. It's enough. So I see. Se ne frega Master Chief, se ne frega di tutto e tutti. Ma hai tutte le probabilità contro. Me ne basta una. There's not much time. If you knew how you were going to die, you knew. Cortana? Questa è la voce di Cortana. How would you live your life differently? Oh! Entriamo nel gameplay? Un attimo. What happened? Where is Cortana? Ah, no. The rogue AI known as Cortana is gone. Oh! She's been deleted. Eh? How? By you? Of course not. Ha un po' tentennato, Or something? Don't you remember? My instructions were to enter this installation, imitate Cortana, and lock her down for retrieval. Yours were to take her back to the Infinity for deletion. So if it wasn't you... Oh, ah no. Okay then. Ho cancellato There's something Cortana. else. Su ordine altrui. On successful deployment, my deletion routine was supposed to complete. Still here. E Cortana no. Good. Good. Something stopped your deletion. We need to find out why. But this wasn't the mission. The missions changed. They always do. Are you sure? La faccia? Ah no. Ah, che cos'è? C'è Cortana là per caso? Forse aveva delle tracce di Cortana. Ah no. Ah no, ok, si mette là. Ok. Ah, e quindi adesso abbiamo la schermata là. No. You can't have a Halo game without multiplayer.
And on Xbox Series X, you'll be able to enjoy Infinite's multiplayer action at up to 120 frames per second. Fino a 120 frame al I'm secondo. very happy to announce that Halo Infinite's first free-to-play multiplayer season and Infinite's story-driven campaign will launch together this holiday. Quindi entrambi queste vacanze natalizie. Together we are unstoppable. Are you ready? Tutto gameplay. Perché te ne sta prendendo? Sarà per il trailer, perché immagino che sia 60 in realtà. Anche se hai detto fino a 120 prima al secondo. Cioè. Oh. Ammazza! Ammazza che mazza! Oh. Hello, let's do some damage. Skewer acquired. Ok. Grapple check. Claim the enemy flag. Return it to base. Tutte le modalità classiche. Cattura la bandiera del nemico. Oh mamma. Ordnance drop inbound. Sembra molto bello comunque Halo. Sembra molto. Molto bello. Proprio sembra fatto veramente bene. È Halo, è proprio Halo. Halo. Super Halo. Che si riconosce che comunque è fatto veramente bene. Magari non innova, però è Halo. Non innova alla grandissima, però è Halo. Stra Halo. Visto che hanno detto fine dell'anno, daranno anche una data specifica oppure ci limitiamo a questo? Oh. Now, show me what you can do. Abbiamo il tema tra l'altro che sta iniziando a suonare come si deve. Prendiamo? Sì. Wow. Questo è il multiplayer, free to play. La campagna epica. Ah, niente data specifica, solamente fine dell'anno 2021. Bene, pensavo che durasse di più in realtà il segmento su Halo. Ci sta questa durata. Quindi che... Ah, vabbè, abbiamo un po' di altre cose. Ah, Diablo! Giusto, c'era anche quello tra i titoli licati. Vabbè, cioè, era già stato annunciato, però c'era anche questo tra i titoli licati. Aspetta, è Diablo 2? No, mi sa che è Diablo 4 questo. Mi sa che è Diablo 4. At all costs. Sai che Diablo 4 sì. No, allora deve essere il... Ah, no, remake, ok. Ah, quindi hanno rifatto anche le cose. Quindi aspetta, a settembre esce proprio o c'è una beta? Cioè, se esce a settembre mi sa che esce a settembre. Io pensavo che uscisse un po' più tardi, tipo, vabbè, sempre fine dell'anno, però tipo ottobre-novembre. Wow! Wow! A settembre! Grande Vicarious Vision! Grande Vicarious Vision! Wow! Questo mi sa che quasi quasi me lo pappo su Switch. Se ho voglia di Diablo me lo pappo su Switch. Che tra l'altro ha anche la progressione condivisa col PC. Vabbè, se proprio quando mai avrò una GPU buona. Coop per 8 giocatori. Diablo. Quindi veramente disponibile il 23 settembre. Wow. Sì? Sì. Ce la fai? Ok. Non sono io, è la conferenza. In engine e questo invece che cos'è? Bello sto engine, A Plague Tale Requiem.
No, però, no. Hanno sminchiato il reveal di A Plague Tale Requiem. But he's my brother. Ok. A posto? A And posto. I would die for him. A posto. Forte. Sentite un attimo il suono saltare. O forse sono io. Mi sa che sono io in realtà. Perché? Allora sono perché? Proprio mi spavento. Perché sta saltando così? Ok? Che problemi hai? Vabbè, sta andando, sta andando. Sta andando. Forse ce li pigliamo, dai. Mi sa che ci siamo ripigliati, dai. Forse. Vabbè, andiamo avanti. Un teaser in fotografica di quelli perché ho cantato A Plague Tale 2022. E questo su Game Pass al Day One. Eccola, Game Pass. Quindi Plague Tale non l'avevo scritto. Sì. Far Cry. Hola, fascista. Ciao per la terza volta in pochi giorni, Giancarlo Esposito. Buonasera. When I am dead and Yara is burning, what exactly is your plan? Hold hands. Ricordiamoci, sing Far Cry songs 6 around the fire. non è un gioco politico. I know just the song. Time you learn about resolver, Danny. To take down Castillo, a guerrilla needs the right tool for the right job. Lo strumento giusto per il giusto lavoro. Spoiler però, sono sopravvissute. Perché immagino che questo accada dopo la storia che abbiamo visto ieri sulla nave. Spoiler! Aspetta, aspetta, forse... Sì, comunque spoiler. Taking out a high-value target, I have just what you need. Per un obiettivo di alto livello, armi di alto livello. Oh! You wanna blow shit up? Juan Cortez at your service. Vabbè, lui ha tutto quello che ci serve. Juan Cortez. Che faccia ha fatto quello? Everyone in Yara saw that shit. What? Wait a second. Who brought the rooster? Hey, whatever you need to get the job done, Danny. Next time I see you, I want to play with that crazy backpack here. Ah, lei? Voglio giocarci anche io. Che cosa ha sulla schiena? Vabbè, abbiamo 300.000 armi. Piccolo, ovviamente. Pronto a saltare. Ah, giustamente. Perché non volare? Riders Republic. No, non c'è Ubisoft Original qua però. Non lo mettono. Grazie Microsoft, grazie mille. Esclusiva di lancio console. Questo è indie, ma chi è? Mi sa che non ce l'ho comunque qui. Vediamo. Stile sognante. No, Tunic. No, non può essere Tunic. Stile molto sognante. Ah, Slime Rancher 2 forse? Sì, Slime Rancher 2. Perché non ho scritto qua? Giusto, è un altro dei titoli. Bello. No, ah vabbè, giusto. Li cattura. Non è spara tutto normale. Cattura. Ascolta. Aspira tutto. Carinissimo. E poi li catturi, ma... Perché? Oh mamma. Loro però forse un pochino... Sì, Slime Rancher 2. Quindi quando è che arriva? Tra l'altro non... 2022 non su Xbox One. Oh,
Pensavo che fosse cross-gen. Lancio esclusivo console. Questo Welcome back to Shred-Ageddon. Here's a new trick. Let's go. Aspetta. No, mi sa che non l'ho mai visto questo. Oh, comunque grande varietà, dico tutta la conferenza. Vabbè, ieri abbiamo visto Riders Republic, adesso vediamo anche questo che non si presenta affatto male. Siamo comunque a 50 minuti circa della conferenza passati, e consideriamo che è iniziata anche un pochino dopo, non esattamente alle 7, quindi 40 minuti rimasti circa. Shredders for Riders, by Riders. Okay, this is really good. Registri mentre stai... Aio! Ce la fai? Dicembre. Tra l'altro dicono abbiamo una buona sensazione per dicembre. Quindi non so, o è per essere in tema col gioco, oppure lo dicono ma non sono completamente sicuri. Roblox? No. Cazzo è sta roba? Scusate un attimo. Atomic Heart. Ok, questo è un altro titolo leakato dal nostro caro amico Practical Brush. In realtà ho sentito parlare da tempo in memoria, anche solo di nome. Tra l'altro anche qui, se non sbaglio, siamo in Russia, dopo Stalker. Abbiamo anche il Russo Pop. Il Russo Pop sì. No, Atomic Heart. Ed esce? No. Quale data? Quale data? Non abbiamo date per questo qua. Niente data. Esclusiva, lancio della sua console. Phoenix, questo cos'è? Super Hot 2? Phoenix City, che cos'è? Aspetta, che c'è? No, non è Super Hot 2, però mi sembrava l'inizio per... così, questo aspetta che cos'è? Aspetta, forse... no. Pensavo che fosse un altro titolo. Last Night? No, sarà un'altra cosa. No, perché mi ricordavo di The Last Night che aveva stile... bittoso mischiato ad elementi più tridimensionali. Cioè, lo stile è quello, però mi sa che non è quel titolo. Tra l'altro Last Night che è stato abbastanza colpito da tante proteste per le idee un po' particolari del suo creatore. Vediamo. Stile comunque ne ha tanto, E sarà che a me piacciono stili di questo tipo che fa anche un po' Octopath, però forse lui. Sapete che lui, no, cioè non lo so. Comunque mi fa, no, mi sa che è un altro titolo, però con uno stile similare come idea. Vabbè, comunque stavo dicendo, stili di questo tipo mi fanno sempre piacere vedere. Se poi c'è anche il gioco, no, sembra esserci un gioco. Abbiamo anche sezioni di platform, oltre al combattimento. Replays, ok, non era The Last Night. 2022, Game Pass, tra l'altro esce anche su Xbox One. Va bene. Quanti titoli comunque, cioè veramente stanno andando a tamburo battente, Veramente una marea di roba. Oh, Xbox Game Studios, quindi che... Forza Horizon forse. Ah no, io so Grounded c'era anche.
In the first year Vero. of Grounded, Anche Grounded era licato, sempre praticato. millions of players kept busy. Quanto ha licato di eventi Microsoft, Ubisoft e di eventi tipo Warzone Direct e Guerrilla Collective di ieri. Quanto ha licato? Now, to celebrate, we present the Shroom and Doom. Abbiamo un nuovo update. It gives the people what they've been asking for. Like sitting. No, seriously, a lot of people want to sit. Ah, finalmente. That's for when you get sick of your human companions. Finalmente ci si può sedere in Grounded. And of course, mushrooms. But not those kinds. Questo ho visto poco, però da quel poco che ho visto mi sente parso interessante. The Brood Mother. She's so terrifying. You should probably turn on arachnophobia mode. Oh, even her oh, blob bravi! scares No, the no, no, shit non out sto of us. scherzando. Per l'accessibilità questo è una manna. Ma non è uno scherzo. E tra l'altro Microsoft, per un motivo o per un altro, è sempre molto attenta su questa tematica. Pensate anche al controller per l'accessibilità. Oh, and it looks like we added achievements too. Ah, beh, Nice. non avevate gli achievements prima? Ah, Among Us! Amogus! Amogus! Ecco, infatti, Amogus! Quel tizio è abbastanza stas. Oh, cazzarola, abbiamo la lobby enorme di 15 giocatori. Oh, madonna santa. Già un macello con il numero regolare. Con più persone... Amogus. Riunione d'emergenza. Tra l'altro quante picchità stanno facendo salire per Amogus. Però senza data. Solamente in arrivo presto. Va bene. Ok. Questo che cos'è? Oh! È Yuden! È quello dei tizi di Suicoden, eccolo qua. È Yuden Chronicle. Fatelo vedere. Proprio stile Suicoden, proprio ci sta. Sane Kesling. Marisa. Un nome che si capisce. Fammi vedere il gameplay, va? Che sembrava bello già all'inizio, però voglio vedere... Oh! 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 Sì! Oh! Bellissima l'animazione là, tipo Sonic! Tipo cartone animato, bellissima! Oh! Oh! Oh sì! 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 Questo me lo ricordo dal trailer iniziale per il Kickstarter. Bellissimo. No, le animazioni con lo smearing così sono bellissime. Sfruttate il fatto che siete animati. Sfruttatelo. Ok. Rising? Che cavolo è? Abbiamo... Che cavolo? Minchia, Rising 2022 e l'altro 2023. Day One con Game Pass. Wow. 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 Complimenti. Questo invece è... Aspetta, questo è... Non mi viene il nome, però ho capito qual è. Non mi viene il nome, però mannaggia. Meno male che stai tornando ad andare live. Oppure è proprio così il trailer, perché in effetti... Ah, di Ascent, giusto. Non mi ricordavo il nome. Vediamo anche The Gunk dei tizi di SteamWorld. Vediamo. Xbox Game Studios presents Microsoft Flying Simulator. E lui? Credo? No. Pensavo, no, è realista, cioè è la grafica reale, scusa. Non è, sì, è reale. Quindi per quello che pensavo Microsoft Flying Simulator. Ah, Age of Empire, giusto.
Age of Empires 4, giusto. What would you build? Ok, la live sta andando bene. How would you fight? Ma comunque Rising nel 2022 di Alien Chronicles, quello completo 2023 su Switch Pro anche. Però anche su PS4, cioè in effetti entrambi sono su Xbox One, almeno Xbox Series S ed X. X ed S, vabbè, sono stessi. Quindi immagino che arriveranno, aspetteranno, oppure diranno no, cancelliamo, fine. Mi fa strano da dire, però l'unica pecca fino ad ora della conferenza Microsoft è che molti di questi titoli, seppur apprezziamo, tipo Euden è stato apprezzatissimo da vedere, quando arriva Age of Empires 4? 28 ottobre. Ok, tra l'altro solo per PC. In effetti ci sta per il tipo di titolo. Però poi abbiamo Microsoft Flying Simulator che invece esce... Che sia questo? Tra l'altro esclusiva console Xbox. Perché specificare? Scusami, è dei tuoi studi. A meno che... We begin by hearing an old, wise-sounding voice. And we see a quiet... Aspetta, ma questo è un altro titolo Rare? Everwild? This will make our game seem big and important. No, no, mi sembra... non lo so. The serenity. Will this creature be in the game? No. Say goodbye to it forever. Suddenly, and for no reason, people running. No, non è Everwild, non è Everwild. Pointless slow motion shots. Ok, questo mi sa... Siamo infatti per dire, ma gli annunci sono stati annunci veri e propri nuovi, pochi anche se è stata molto... la conferenza ha un grande ritmo e tanta varietà. Mi sa che abbiamo un annuncio nuovo. O comunque anche il nuovo footage di un titolo di cui stanno per tracce l'ombra tipo per Stark, quindi lo considero anche così. Now we see our hero. But only their silhouette, because the developers haven't finished the design. Ah, The Outer Worlds 2, giusto! Ecco cos'è. Ed ecco perché hanno specificato console Xbox, esclusiva console Xbox. In fact, the only thing they have finished is the title. L'unica cosa che hanno finito è il titolo. Ovviamente senza una data, solamente Xbox Series X adesso, e giustamente se hanno finito solamente il titolo. Questo è un teaserone proprio da manuale. Xbox Game Studios Presents. Adesso ho capito perché. Perché... ancora, quindi sarà un altro titolo che era originariamente multipiatta, ma che diventa esclusiva per le acquisizioni di Xbox. Hellblade? No! Ah, no. Questo sarà, mi sa tanto Microsoft Flying Simulator. Sì, è lui. È lui. Credo. Ma perché specificare allora, scusami? Cioè, non capisco. Potevo capire prima. Perché Outer Worlds originale è uscito anche su PS4, Switch. Ma non capisco per Microsoft Flying Simulator, che è uscito su PC. Qual è il motivo? Allora, questo non ironicamente è un titolo che mostra la potenza di Xbox Series X ed S. Non ironicamente, perché comunque già su PC è tantissima roba, figuriamo. Forse non completamente come PC su PC, però guardate qua. Che dettaglio. Shadow drop. Guardate il dettaglio, cioè scusate. Tra l'altro questo è il suo console, quindi questa, se ho letto bene, questa è la versione console che stanno mostrando. Il cielo sta chiamando. Microsoft Flying Simulator. Shadow drop? No! Vabbè, vicino comunque, 27 luglio. E poi? Ok.
Ah, espansione per gli aerei militari. Sto spuntando quelli che si sono visti. Ah, espansione per Top Gun Maverick. Tra l'altro Day One su Game Pass, giustamente. Battlefield. Mi sa che finiscono con Omen, forse, eh? Vediamo. Di nuovo. Che cavolo. Vediamo Starfield. Ah, Forza Horizon, giusto, c'è anche Forza Horizon. Che sia Forza... Allora, mi sa che è Forza Horizon questo. Credo. Mi sa che siamo in Messico, quindi sì. Se si sente un rombo di motore, Forza Horizon. Vedo strada. Avanti, macchina. Avanti. Sì. Forza Horizon 5. Eccola. Dio grazie che avete acquistato i diritti della canzone, perché sennò qua dovevo mutare. Ah, non se ne frega un cazzo, comunque ha detto nella canzone. Forza Horizon. Proprio come prima Halo, che Halo, questo è Forza Horizon che è Forza Horizon. Però in gran forma. Dimmi quello che vuoi adesso. Andiamo nella tempesta, ragazzi, mi sa di sì. Ma riusciamo a... è un po' complicato qua. Forza Horizon 5 9 novembre. Voglio capire a questo punto dove si posiziona Halo, perché Halo è in arrivo questo inverno. Holiday 2021. Io ne approfitto un secondo a questo punto perché devo andare un secondo. Scusate un attimo. Horizon is known for fun, freedom and beauty. This year, the Horizon Festival arrives in beautiful, diverse Mexico. This is the largest and most diverse open world ever in a Forza Horizon game. And there is no better car to explore it than the stunning AMG Project One Forza Edition. Rendered in unparalleled detail and with ray tracing in Forza Vista thanks to the power of the Xbox Series consoles. I've invited along some of the team to help give you a taste of some of the amazing content that's waiting for you in Forza Horizon 5. Please welcome Bill, Maddie, Sierra, and Don from the Forza team. Hey, Mike. Hey, guys, what's up? Hey, everyone. Hey, what's up, Mike? And we also have Abraham with us as well. He's one of the talented actors who will be appearing in the game. Bienvenidos a México. I can't wait to show you what we've been working on. We begin in the rainforest on an expedition. This is a new campaign mode in which you set out on an adventurous journey across Mexico to explore new locations and discover places for the festival to expand. I'm on the river now. We're getting close. There you are. How's the expedition going? I'm racing a car through the Mexican jungle, Rami. Doesn't get much better than this. I can see some ruins up ahead. Bienvenida a Uxmal. Look out for the flamingos! This city is still a jewel of Mayan architecture. That's a peek at our adventurous campaign. But Forza Horizon has always been a game that's best enjoyed with others. Let's go and see what some of our other players are up to. The Xbox Series consoles allow us to capture every last detail, right down to the individual needles on these cholla cactus. The scene looks real, but there are no tricks. This is in-game. Maddie is behind the wheel of the AMG Project One Forza Edition in Mexico's lush, living desert. The perfect place to meet up with friends and head out for a drive.
Ok, scusatemi, non ce la facevo proprio più. Si sta un pochino... Allora, un secondo. Vediamo se va bene anche l'audio. Ok, devo fare solo una cosa. Intanto c'è comunque sempre qualcosa da fare. A posto. Si sta un pochino iniziando a scurire. Olè, eccoci qua. Oh. Scusate per l'assenza, però non ce la facevo proprio più. Non ce la facevo più. Grazie. Grazie Playground Games che c'è l'intervista, che non ce l'avrei fatta continuare. Vabbè, qui fanno vedere tutti i dettagli, quanto sono dettagliati. No, vabbè, comunque sia, attenzione. E qui vieni anche premiato se esplori. Pirati della domenica! While Don drives down to the beach, we'll jump over to the Gran Caldera volcano. Check out this geology detail, implemented with precision. Vabbè, qui se la stanno un pochino tirando. Ci sta, ma se la stanno un pochino tirando. E mi sa a questo punto che Omen sarà il colpo finale, l'ultimo titolo da annunciare. Così fanno la... The volcano Sierra and friends are exploring is the highest point ever in a Horizon game. And thanks to the power of the Xbox Series consoles, from up here we can see for miles in every direction. In the distance, we can just about make out Guanajuato. Let's take a closer look. Guanajuato is one of the most beautiful cities anywhere in the world. It's a colorful, undulating city full of vibrant architecture. It even has a sprawling network of tunnels. And these twisting, turning, tunnel, le esploriamo allora? mean that as well as looking good, it plays great too. As we see here, as Don is challenged in Horizon's open world battle royale, The Eliminator. Battle Royale? In Forza Horizon? The rest of our players are still out exploring I this capelli diverse stanno un open pochino world. per cacchi loro. Let's head north to the canyon. The Horizon Per uscire stasera mi series sa is che dovrò known for its effettivamente proprio uplifting beauty. guadagnarmeli. And using our unique HDR camera rig, Madonna, we santo capture dettaglio comunque, a parte gli 24-hour scherzi. shoots of real Guarda Mexican là. skies at 12K resolution. And thanks to the Xbox Series consoles, Aspetta un secondo, these per le photorealistic texture immagini skies originali a result in 20k. lifelike lighting that dynamically changes every frame, making you feel like you're really there. Here's Maddie again. She's joined by Abraham and some other members of the team. Our players are using Forza Link, the new AI assistant that intelligently tracks the status of you and the people you meet online, and then helps you link up and play together. We'll now head deep into the rainforest and rejoin Bill and the rest of our players. Here we see our new volumetric lighting system, filling the scene with god rays as the sunlight dapples through the dense rainforest. Siamo quasi alla fine comunque, ragazzi. Horizon Manca Arcade un minigame is 16 about minuti. to start. Si Forza sta Link presentando knows molto that bene Bill Forza loves 5. minigames, Ho avuto so paura. intelligently prompts Poi Sierra intanto fa to invite capriole. Bill. Bill accepts, and they're seamlessly linked together with their GPS route set. With that Horizon Arcade minigame starting soon, all of our players are coming together. This minigame is called Piñata Pop, signaled by the Horizon cargo Ed è qui che ci ricordiamo per un secondo che Via Pignata era un brand ma Ooh, over this way. Gotta catch up to you guys. anche se qua mi sa che la citazione è più Fortnite, però ho semplicemente le pignata proprio loro. Okay, go up here to the left. Sono in Messico, quindi Here I go. I'll take a look through the bushes here. There's some between the houses. No, tutte quelle pignata con i dolci. Sweet. While the team dolci, got those infatti. last few piñatas, we're going over to the stadium because I have one more thing to show you. Ah, c'era anche lui la One More Thing. Bowling! Strike! Is Event Lab, the incredible new toolset that allows you to create your own races, Ah, un game editor! modes, and gameplay experiences. Oh, You customize everything, bellissimo! right down to the fundamental rules of the game. No, l'editor è bellissimo, ragazzi. Puoi fare delle cose folli, mamma mia. No, bello, 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 bello. Forza Horizon 5 is the largest, most fun, and most beautiful open world we've ever built. And it will truly be an astounding showcase for the Xbox Series consoles when it comes to Xbox Game Pass this November 9th. Tanto notare non su console, ma su Game Pass direttamente, figuriamoci. Questo è un grande titolo da annunciare, a parte di... Vabbè, è tipico, si conosce bene, però... Team Xbox is on a mission Ma mi direte che è finita? Che adesso, quindi adesso c'è Omen. everyone on the planet. Perché sento Phil That's Spencer, why sento Phil you, the Spencer. gamer, are at the center Ah, of giusto, everything you Phil! do. Quanto sei Today, grande! We showed you 30 games. 27 of them will be available on Xbox Among Us Game sul Pass. Game Pass,
Now, anche The Gunk. through the end of the year, you can look forward to back-to-back quindi anche monthly Hades sul Game. releases Perché avevo capito landing male day io? one on Game Pass, led by 5 new titles from Xbox Game Studios, as well as highly anticipated games like Back 4 Blood, 12 Minutes, and Vabbè, The questa è la parte Ascent. finale della conferenza comunque. And as we look ahead to next year, I'm inspired by the creativity of Bethesda and Xbox Game Studios. We showed you the highly anticipated RPG Starfield coming exclusively to Xbox. Ecco, tra l'altro lo We also specifica. have some of the industry's best RPG storytellers working on Sì, in Avowed, effetti. Fable, Si vede The un Elder secondo. Scrolls Online, E mi sa che Fallout Hellblade non c'era in 76, effetti, The Outer Worlds aveva 2, ragione Jeff and Grubb. Elder Scrolls Hellblade 6. sarà allora qualcosa dopo la conferenza. We unveiled the stunning multiplayer mode for the world's most beloved shooter in Halo Sì, Infinite. comunque in effetti Adding Xbox to ha the una roster marea di of studi per iconic gli Xbox RPG adesso, shooters, alongside Wolfenstein, Obsidian, Gears of War, Exile, Perfect ha Dark, comunque gli studi di Bethesda, è una marea. We Per premiered un the solo most publisher epic sono, open-world racing game, vabbè, comunque Forza sia, Horizon 5, produttori di you a console sono vibrant and team authentic importanti. depiction of Mexico Poi c'è anche in a Playground che se non game sbaglio sta built facendo from the Fable. ground up for next gen. While the team at Turn 10 is hard at work on the next Forza Motorsport. Motorsport, sì. Our growing family of 23 studios is devoted to advancing the medium we Abbiamo all tutto un altro love. di famiglia in crescita. Xbox has been here for 20 years, and that's because of you. Our Grazie a team voi. strives to make Xbox a place where you'll find the greatest games, the most dedicated developers, and the most passionate community. Together, we all make Xbox the best place to play. Before I go, there's one more thing. Eccolo qua, Omen. Take a look at this brand new original game from the Arcane team at Bethesda. Ecco qua, The studio Omen, that created Omen, eccolo Prey qua. and Se lo sono lasciati Dishonored. come ultima cosa. Arcane created something new for them, an open world immersive shooter that you can play alone or with your friends. And like Starfield, this game will be an Xbox exclusive. Ormai purtroppo Filo deve specificare sempre, perché ha detto all'inizio che sarebbe stato caso per caso, però... Sì, ma che pigra! Ma che pigra sei! Cioè, manco giri le pagine, lo fai con la magia... Ma scusami, Ma che pigra! Tra l'altro vedo che il negozio non è messo benissimo. Arcane Austin, infatti. Arcane. Oh, Arcane. Un po' un macello, E tu stai... Ah, vabbè, i corpi carbonizzati li stai esaminando. Oh, un cacciatore con tanto di corvo sulla spalla. Anzi, non più. Oddio, non sembrava tanto divertente. Poco prima, infatti vediamo che è successo. That's your cue, mate. Sleep tight. Oh, l'ho spiritato. My time in the Himalayas. Lo stile mi aggrada comunque perché non è super realistico, anzi, cioè è comunque leggermente cartunoso. Molto bello. Oh. E mo? Sì, i vampiri se non sbaglio, infatti, i vampiri. Beh, era buono quel sangue? Ti sei saziato? Mi sa di no. Come sono entrati in questa merda? Andiamo al contrario, prima la fine, poi il mezzo e poi l'inizio. Va bene. Massachusetts. Behind me, we are witnessing clear signs of cult activity as the local Sì, ma scemo, ma perché ti sei attivato? Ma sei scemo. La merda, ecco la merda. Torniamo avanti. Fall back. People need to know what happened. Get me on the roof now. Thank you, Layla. Oh, abbiamo, aspetta, creato una stanza. Ah no, una torre proprio per salire e poi per scendere. Oh, pizzica. Poi gelato. È giustamente eliminato con il classico legno. No, quello era proprio il legno d'argento. Oh oh.
Oh! Madonna, esplode. Sì, mi sa che quello era comunque un pezzo, un proiettile enorme d'argento. Con la stessa dimensione di un pezzo di legno. Che succede? Oh oh! Chi è? Sempre la merda. Oh mamma. Posso dire che mi sembra più originale questo rispetto a Rainbow Six Extraction? Ma abbastanza anche. Forse perché va più sul fantasy. E le armi sono molto particolari. Quello è un ombrello. Un ombrello sì, è un ombrello respingente. Qui c'è anche il robotino come Extraction, però sembra più animato. Sì, mi piace di più di Extraction questo. Sembra... Oh, che bello. Come ricarica, figo. Molto bello questo, mi sa... Vabbè, multiplayer ovviamente. Anche da solo in realtà adesso. Aio. Chi è che sopravvive là? Ah! Fatto! Really? What does it taste like? Be specific. Like blood and death. Ecco. And strawberry. Sun's coming up. Let's keep moving. Let's keep moving. Ah, quindi era giustamente. Quello era il dopo aver eliminato quella vampira. Bello. Comunque bello. No, mi piacciono le atmosfere da horror. Quindi si chiamerà Omen o... Aio, tra l'altro. Ah no, Redfall. Un periodo! Estate 2022, non su Xbox One. Ok. E tra l'altro al day one su... Dicevo, al day one! Bello questo. Rispondi ai morsi. Cazzarola, però devono sempre far capire che sono esclusive Xbox adesso. Grazie Phil per la confusione. E questa era la conferenza Microsoft. Bella! L'unico... allora, un secondo che... spunto anche Forza Horizon, Omen, dov'è che l'avevo messo? Vabbè, vari titoli Bethesda sul Game Pass, sì. Omen... Spunta. Allora... Io direi che hanno ragione sul fatto che... Vabbè, forse non la più differenziata lineup di sempre di Xbox, però lo è tanto. Tanto sì. L'unica cosa che è peccata, secondo me, è che non ci sono stati tantissimi annunci nuovi. Ora posso anche ricollegarlo al fatto che siamo in pandemia, quindi ci sono titoli che magari è ancora troppo presto da mostrare, ma allo stesso tempo abbiamo mostrato di Outer Worlds 2, che solamente il titolo e il trailer in CG, quindi vabbè. Però forse pochi annunci nuovi, ma tanta varietà. L'effetto di tutte le acquisizioni, che poi mi sa che continueranno anche per i rumor di cui vi ho parlato prima, si vedranno non ancora adesso, per un pochino più in là, però vedere tutto il resto. Sapete che è mancato un po' in questa conferenza Microsoft rispetto al solito? Ed è forse grazie a Keopa che è successo. A parte Eiyuden è mancato un po' di Giappone, perché solitamente nelle conferenze Microsoft qualcosina la vedi grazie a Bandai Namco. Però in effetti Bandai Namco si è presentate come al Summer Game Fest Kick-Off Live con Elden Ring, con Tales of Arise, con il titolo dei tizi di Until Dawn. Poi tanto non sto vedendo. Quindi comunque sia, infatti guardate quanta roba. Tantissimi titoli. Contraband, è vero, hanno annunciato anche il titolo di Avalon, però senza niente. Non c'era una fava. Però comunque sia, questa do un 8 meno. 8 meno barra 8, perché comunque sia la varietà è tantissima. Tra l'altro ottimo ritmo. Cioè, io per non perdere qualcosa sono stato qui trattenendomi un pochino. Per fortuna, grazie a interviste ai Playground Games, così ho fatto. Hanno mostrato ancora... Oh, domani il direct. No, domani martedì il direct. Purtroppo non lo potrò vedere live, però, perché sono a lavoro in quel momento. Comunque, stavo dicendo, tanta varietà. Grande ritmo per la conferenza, perché comunque, ripeto, se non c'è stata tutta questa grande pausa, anzi...
solamente alcune interviste, però ecco, impara Ubisoft, impara Koch Media, soprattutto perché io non ho visto l'evento Koch Media, ma a parte qualche frangente, però da quello che ho letto è stata una cosa ignobile, cioè solo interviste senza gameplay, interviste tramite Zoom. Ad un certo punto si sono anche sentiti suoni dell'inserimento, della rimozione di inserimento di preso USB di Windows 10, cioè figuriamoci. Però tornando adesso a Microsoft e Bethesda, tanta varietà. Forse non tanto giapponese. Ah, giusto, c'era anche Yakuza Like a Dragon, giusto. Però forse un po' poco giapponese rispetto a quanto mi ero abituato a vedere nelle altre conferenze Microsoft. Però, in effetti non c'era Scarlet Nexus. Poteva esserci, però non c'è stato neanche la Geoff, però. A parte questo, però, tanta varietà, grande ritmo, complimenti. Quindi, per l'appunto, in sintesi, grande varietà, grande ritmo. Titoli molto interessanti, tanti titoli interessanti. L'unica pecca, forse non tanti annunci nuovissimi, credo, sì, perché comunque sia c'erano titoli che arrivano su console, tipo Party Animals era già conosciuto, però l'annuncio in effetti è il fatto che arriva su Xbox. Poi Starfield lo considero annuncio, anche se si sapeva già, perché comunque l'abbiamo rivisto. Halo Infinite va bene. Senza data ancora però. Fine anno 2021, però non ancora una data precisa. E tra l'altro con Horizon che arriva a novembre, 9 novembre mi domando, quando... Halo arriva a ottobre? No, se fine anno dovrebbe arrivare... Se dicono Holi dovrebbe arrivare a novembre. Arriva per il Black Friday? Cioè sarebbe una sfida Halo Infinite contro Pokémon di Dantan, però vorrei capire. Fanno una settimana, forse l'altra settimana Halo? Però comunque sia, per quello che ho detto prima, più cose positive, tanta roba interessante, tutto tanto grande ritmo. Cose un po' negative, magari poca presenza del Giappone, anche se Eiyuden Chronicles potrebbe anche bastare pensare, perché è bellissimo Eiyuden Chronicles, i due Eiyuden Chronicles, perché abbiamo due, però l'altro, quello principale. Vorrei capire in effetti Rising che cos'è, perché io mi ricordavo che il Kickstarter aveva anche lo sviluppo di un titolo parallelo che però non era Rising, era una cosa più sul farming, sull'Harvest Moon, Story of Seasons, se non sbaglio, no Rising. Quindi vorrei capire. Però comunque sia, per tutto questo direi 8 meno. Decisamente migliore dell'evento del Summer Game Fest, decisamente migliore dell'evento Ubisoft. Devolver è un'altra categoria, lasciamo stare. Comunque sia, bravi.